Ciao amore. Ancora così stai? Senti, ma perché non vieni in ospedale a farti fare un controllo? Ma no, Matilde, tu piuttosto perché sta voce? È stata una giornata pesante. Non scherzare, ma potrebbe essere un inizio di polmonite. Proprio stamattina abbiamo ricoverato una ragazza di appena 17 anni con questo problema. Mi spiace. Dottoressa? Dottoressa, che c'è? Dottoressa? Angelica, non avrei esagerato un poco con il caffè? È camomilla. Ansia? Secondo me dovresti un po' staccare dal lavoro. Non posso permettermelo. Pensare un po' alle figlie. Vado a prepararmi. Vabbè. Ciao Mati. Lo so, sono in ritardo anche oggi, lo so. Io non dico niente, però il direttore sanitario non chiuderò anche questa volta. Ciao. Ma quanto ci mettono ad arrivare? Buongiorno. Buongiorno. È lei il signor Rutali? Vede qualche altro uomo in questa stanza? Signora, non c'è bisogno di alzare la voce. Mi lasci ascoltare le spalle. Faccio un colpo di tosse. Lei fuma? Sì, certo. 3 pacchetti al giorno. Potrebbe essere un enfisema polmonare. I sintomi sono più o meno questi. Ma stiamo giocando alla lotteria? In che senso, scusi? Stiamo parlando della salute di mio marito. Voglio certezze, non ipotesi. Guardi, Signora, si accomodi fuori e ci lasci lavorare. Ma- Benedetta, è il loro lavoro. Sanno perché dicono. Mia moglie è fatta così. cosa abbiamo qui? Vomito, nausea, dissenteria. Per favore, aiutatemi. Non ce la faccio più. È una gastroenterite. Una fiala di metoclopramide per il vomito e stare turista. Mi è salita anche la febbre, vero? No, sei solo un po' agitata. Un po' troppo agitata. Proviamo ad alzarci? Che dici? Sì. Buongiorno, Buongiorno. come va oggi? Come ti senti? Sto molto meglio. Lo vedo. Fossi in te un controllo me lo farei. Me l'ha detto anche Mati. Dottoressa Grimaldi, proprio lei cercavo. Devo parlarle.
Può seguirmi nel mio ufficio? Mi è giunta voce che poco fa ha risposto male alla moglie di un paziente. Mi scusi, ma credo che anche lei avrebbe perso le staffe se le avessero dato della ritardataria. L'ospedale è pieno di gente che ha bisogno di aiuto e 5 minuti Possono mandare il paziente in arresto cardiaco. Ha ragione. Non succederà più. Me lo auguro. O sarò costretta a parlarne col direttore sanitario. Torni al lavoro. Ben messo. Yasmin? Yasmin, mi senti? Perché non me l'hai detto subito? Sei viva per miracolo. Tutto ebbe inizio l'anno fa. Ecco perché non ho mai avuto il coraggio di denunciarlo. Ho paura. Non devi. Nessuno è proprietà di nessuno. Ricordalo. Sono io. Ciao tesoro. Come mai hai fatto così tardi? Mamma, tu forse hai dimenticato che lavoro in un ospedale e che ci sono emergenze su emergenze. Sì. Le bambine dormono? Sì, sì, sì. Ok. Vado a fare la doccia e passo a darle un bacio. Mamma, grazie. Se non ci fossi tu, non saprei davvero come fare. Dottoressa Morgillo, mi dica. Sì, arrivo subito. Mi scusi se l'ho svegliata. Non si preoccupi, ci sono abituata. Avete avvertito la moglie? È stata lei a chiamarci. Capisco. Sta andando in arresto cardiaco. Cazzo. 1 milligrammo di adrenalina, subito. No, non può essere. Chi glielo dice alla moglie adesso? Dottoressa, come sta mio marito? Purtroppo non ce l'ha fatta. No, Com'è possibile? mi dispiace, abbiamo fatto di tutto. Signora Rudali, non faccio così. Venga con me, venga con me, venga con me. Sono appena le 7:30 di mattina e sei già di cattivo umore. È meglio che non ti rispondo. No, no, prego. È la quinta volta che mi metti in cattiva luce col primario. Se mi cancellano la colpa è tua. E tu comportati bene. Ma ti senti? Che fai, sali con me? No, prendo le scale. Grimandi, Dottoressa, tutto bene? Vieni qui, sediamoci. Che succede? temo non sia questa la mia strada.
Non dica così. Capita a tutti di sbagliare. Purtroppo. Capita a me che sono il primario. Siamo esseri umani. E riesce a dormire la notte quando sbaglia. A volte sì, a volte no. Permettimi di darti del tu. Non lasciarti accecare dalla paura di sbagliare, di non essere all'altezza. Tu sei nata per fare il medico. Da quanti giorni lamenta mal di testa? Almeno una settimana. E non è andato via neanche con un antidolorifico? Secondo lei stare qui? Ha altri sintomi? Ho nausea, vertigini e un dolore al petto. Qualcosa che non va? Tutto bene, lei stia tranquillo, io arrivo subito. Mi raccomando, ricordati. Avanti. Chiedi scusa, dottoressa, c'è bisogno di lei in pronto soccorso. Lorenzo. Lo conosce? Sì. È il mio ex marito. Ci lasciate soli per cortesia. Certo. Angelica, io... Stai zitto. Dov'è Roberta? Mi ha lasciato. Se n'è andata un anno fa. È morto. Mi dispiace. Faccio fatica a crederti. L'hai sempre odiata. Io ho odiato te. Mi dispiace per la Leonardi. Non sapevo che fosse divorziata. Nessuno poteva saperlo. Ognuno ha i suoi segreti. Chi ha detto di male? Assolutamente nulla. Sono d'accordo con te. Dottoressa. Io torno al paziente. Vengo con te. Angelica. C'è qualcosa che posso fare per te? No, Matilde. Anzi, sì. Vorrei che fossi tu ad occuparti di lui. Di Lorenzo? Certo. Mi fido di te. Lorenzo. Lo conosci? Sì. È il mio ex marito. Avanti. Dottoressa, la signora Perrella ha bisogno di lei. Signora Perrella, che succede? Dottoressa, un forte mal di testa e una nausea pazzesca. Bisogna aspettare ancora un po' per riprendere l'antidolorifico. E la caviglia come va? Le fa ancora male? No, un po' meglio. Infatti avevo provato ad alzarmi, ma avevo delle... Vedere, non riesco manco a... Delle vertigini? Sì, delle vertigini fortissime. Ok, allora in giornata stessa le farò fare una risonanza alla testa, così da eliminare ogni dubbio. Va bene? Va bene, grazie. Tranquilla. Matilde, il signor Lamberti ha avuto un infarto. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Vorrei che fossi tu ad occuparti di lui. 1, Di Lorenzo. 2, 3, 4. Mi fido di te. Abbiamo ripreso. Sono il marito di Cinzia. Sì, guardi, andrò dritta al punto. Sua moglie ha un tumore al cervello, ma per fortuna possiamo intervenire chirurgicamente.
Dopo l'operazione dovrà fare solo un ciclo di remi per assicurarci che non ci sia più nessuna traccia della malattia e per prevenire recidive. Che cosa mi è successo? Ha avuto un infarto, ma l'abbiamo salvato in tempo. Neanche lassù gradiscono la mia presenza. Sai perché mi ha lasciato? Perché l'ho tradita con la sua migliore amica, quando mi disse aveva appena 1 anno. Perché l'ha fatto? Perché per lei esistevano solo le sue figlie e il suo lavoro. Io venivo in secondo piano. Ora immagina di essere mamma. Mio figlio è morto il giorno dopo il parto. Per cui non lo immagino. Lo sono. Scusami. Ospedale Petrolini, sono Sabrina, come posso aiutarla? Angelica, Ciao, sono qui per Matilde. mi sa che hai fatto un viaggio a vuoto. È al cimitero, da suo figlio. Suo figlio? Dottoressa, L'intervento è uscito, sua moglie sta bene. grazie. Quando la portare in stanza? Tra un po', aspetti lì, qui non si può stare. Grazie ancora. Dovere. Matilde, mi dispiace tanto per quello che ti è successo. La perdita di tuo figlio. Posso solo immaginare il tuo dolore. Non parlarne con nessuno. Sarà il nostro piccolo segreto. Torno da Lorenzo. Ok, ciao. Avanti. Buongiorno. Dottoressa Morgillo, si accomodi. Dottoressa, io ho già parlato con il direttore sanitario, ma volevo informarla. Andrò a Milano per qualche giorno. Mia madre deve subire un intervento delicato al cuore. Partirò oggi stesso. Ok, buon viaggio allora. E in bocca al lupo per sua madre. Via il lupo. Come sei taciturna questa sera? Lorenzo. Mi ha ricoverato nel mio ospedale. Ha avuto un infarto, ma l'abbiamo salvato in tempo. E adesso come sta? Meglio. Ma ha detto qualche cosa? Solo bugie. Mi ha raccontato che sono stata l'unica donna che ha amato davvero in tutta la sua vita. E tu cosa hai risposto? Me ne sono andata. Dottoressa, Sabrina, proprio lei cercavo. Il signor Lamberti ha chiesto le dimissioni. Quindi vuoi tornare a casa? Sono rimasto anche troppo. È presto per uscire. Hai avuto un infarto. Sto bene, che senso ha rimanere per togliere il posto a qualcun altro? Torno a Roma. Ok, fai come vuoi.
Tutto bene? Da un po' che ho delle fitte al petto. Tu ora me lo dici. Veronica. Veronica, ma lo capisci che potrebbe essere... Veronica! Veronica, ascoltami. Ho bisogno di riposare un po'. Ne parliamo dopo. Va bene. Da parte di Lorenzo. Angelica. Non partire. Torniamo a casa insieme. Mamma, sono a casa. Lorenzo, che piacere di vederti. Piacere tutto mio. Allora sei tornata a casa? Sembra di sì. Ospedale Petrolini, buongiorno. Un attimo. La signora Castellani chiede della figlia. Bene. Signora Castellani, la situazione rispetto alla settimana scorsa è nettamente migliore. Stia tranquilla. A lei. Davvero sei ripresa con la ragazza? E perché avrei dovuto mentirle? Fino a ieri. Ieri era ieri, oggi è oggi. Vedrai che da adesso in poi sarà tutto in discesa. Voglio crederci. Evi, non dico mica bugie io. Devo parlarti. Cosa ho combinato stavolta? Niente. Non posso parlare qui. Ciao Jimmy. Ciao. Eccoci qua. Visto che non era un infarto? Scusami se mi sono preoccupato, Scusami, ho esagerato. Ma Livia è il tuo stesso carattere. Lo so. Ha sbagliato a rispondere in quel modo al primario. Ehi, Scusami, tranquilla. ma come se ne è accorto? È arrivata al pronto soccorso con forte dolore al petto, tosse, fiato corto, sudorazione, credendo fosse un infarto, e invece il suo cuore funziona benissimo. Mi allontano un secondo. Resta qui. Mamma, Sono Lorenzo. è successo qualcosa a mia madre? Sì, ma niente di grave. Ha avuto un mancamento. Lo sapevo. Vabbè, però non ti agitare, Angelica. La fai facile. Lei. Passamela. Ti vuole? Angelica. Quando lo capirai che non hai più 30 anni e non puoi fare tutto da sola? Tranquilla. Sto già meglio. È inutile che cerchi di tranquillizzarmi, tanto non ci riuscirai. Io adesso chiamo Amanda e le chiedo di venirti a dare una mano con le bambine. Intanto tu mi fai la cortesia di non muoverti dal letto? Va bene, dottoressa. Scherza, scherza. Ciao. Ciao. Problemi? Sì. Senti, vado a chiamare un attimo mia nipote. Ci vediamo dopo, se vuoi. Zia, Chi è? sono io. Ah, sì, ti apro, cara. Amore, mi sono ripresa, mi sento decisamente meglio. Ci sentiamo dopo.
Amore, dimmi, tutto bene? Ha chiamato papà. Voleva sapere come stavo. E se mi andava di vederlo. E tu cosa hai risposto? Che deve darmi del tempo per pensarci. Amanda è la babysitter migliore che abbia mai avuto. Niente di più vero. Eh sì, lei ci sa fare con i bambini. Ma che fai? Se ti vedessi Angelica. Che direbbe? Poi non ho capito, invece di invadere i miei spazi, perché non ti vai a trovare un lavoro? Un lavoro, alla mia età. Ah, perché è vietato? Angelica non sarebbe d'accordo. Angelica. Mamma, Ma vaffanculo, papà. Angelica? tutto bene? Tutto bene, sì sì. Le bimbe? Le bimbe sono già a letto. A quest'ora? E come hai fatto? Le ho ricattate. Ah, ecco. È stato difficile, ma alla fine hanno ceduto. Vabbè, dai, stacco. Ok. Ciao tesoro. Come si chiama tuo figlio? Gabriele, È un nome bellissimo. grazie. Saresti stata una madre straordinaria. Anzi no, tu sei una madre straordinaria. Dottoressa, Dottor Corsi. deve venire con me, c'è un'emergenza. Uno, due, tre, quattro, cinque. Matilde, spostati, ci penso io. Dai, Sara, non mollare. Samuele, ti prego, non mollare. Avvisa la madre. No. Lo faccio io. Ciao. Ti sei ripresa? Guarda che ti ho visto stanotte. Piangevi come se ti fosse morto un familiare. Passavo di lì e... Impara a farti i cazzi tuoi. E tu impara a non affezionarti ai pazienti. Non tutti ce la fanno come Ginevra. Lo so.
Buona giornata, Matilde. Anche a te. È ancora un po' bagnato a terra, resta lì. Sì, non preoccuparti. Senti, stavo pensando, visto che domani è il tuo compleanno... No, io non festeggio. Non festeggio. Perché? Perché? È per Gabri. Ma sono passati 7 anni. Ho detto di no. Ma almeno le candeline le potresti spegnere. Non ci penso proprio. Ma fallo per lui. Ho detto che non voglio festeggiare. Vabbè. Avanti. Dottoressa Leonardi. Prego, si accomodi. No, grazie. Vado via subito. Sono venuta qui solo per chiederle un favore. Riguardo la dottoressa Grimaldi. Ma ti prego, fai qualcosa. Ho fatto di tutto per convincerla. Non ne vuole sapere. L'unica persona che può convincerla sei solo tu. Matilde, il direttore sanitario vuole parlarti. Tranquilla. Mamma, ho parlato con papà. Hai tutto il diritto di festeggiare. Domani è un giorno speciale. Matilde, non me la sento. Sono 7 anni che ti faccio lo stesso discorso. Gabriele non tornerà, né ora e né mai. Cosa cambia se non festeggi? Non mi sembra giusto. Nei suoi confronti, ma neanche nei tuoi. Non sentirti in colpa. Guarda che mi incazzo se non festeggi. Va bene. Va bene. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a mamma, tanti auguri a te. Grazie, amore. Davanti a lei? E che c'ha 3 anni? Vabbè. Dai, su, andiamo a mangiare la torta. Vabbè, dai. andiamo. Avanti. Buongiorno, dottoressa. Abbiamo ricoverato una signora all'8° mese con sospetto preeclampsia. Iniziamo benissimo questa giornata. Buongiorno, signora Rossini. Sono la dottoressa Leonardi, il primario. Buongiorno. Ho bisogno di farle qualche domanda. Riesce a rispondermi? Ci proviamo. Ok. Il suo è un mal di testa persistente? Sì. Ha nausea? Sì, credo sia per via del mal di testa. Le hanno misurato la pressione? Sì, era un po' alta. Alta quanto? 110 su 140. Ok, terremo sotto controllo la pressione. Nel frattempo le faccio somministrare 20 mg di tranazina. Ok, è che ho un po' paura. Non vorrei perdere anche lui. Andrà tutto bene. Cosa vuoi da Amanda? Perché hai detto di volerla vedere e poi hai cambiato idea? Primo, mi hai detto tu di stare lontana. E secondo, avevo litigato con Margot. Ma ora è tutto ok, quindi le dirò che ho cambiato idea. Per la terza volta. Poi magari il giorno del vostro incontro la chiami e le dici che ci hai ripensato, no? Questa volta no. Stavolta no, lo dico io. Mia figlia non la vedi più. Dottoressa, la signora Rossini ha avuto una crisi convulsiva. Subito in sala operatoria, presto! Dobbiamo fare un'incisione di urgenza, altrimenti rischiamo di perdere sia la madre che il bambino. Ho già avvisato l'anestesista, ci aspetta lì.
La mamma dovrà rimanere in ospedale ancora per un po'. Dai, Angelica, rispondimi. Dottor Corsi? Dottoressa? Aliani è in via di guarigione. Oh, finalmente una bella notizia. Già. Senta, se all'ingresso si presenta un certo signor Rossini, avverta subito la dottoressa Morgillo. È il marito della paziente che ho appena operato. Va bene. Ho incontrato Stefano. Vuole vedere Amanda e mi ha detto che se gli impedirò di vederla mi porterà in tribunale. Ma figurati, non lo farà. L'ha detto solo per farti spaventare. Se lui vuole vederla, metti delle regole. In fondo è sempre suo padre. Come sta mia moglie? Bene non sta, ma ce la farà.